come vi avevo detto precedentemente, continuiamo la serata con il dottor Angelo Bernardis. Per chi si fosse perso chiaramente l'altra intervista, abbiamo parlato di dieta chetogenica proteica e alimentazione essenziale, e adesso invece un'intervista dedicata tutta al femminile, a voi amiche e tante che ci ascoltate e anche tante che ci seguite via social, perché oggi parleremo di prevenzione delle malattie cardiovascolari e tumorali nella donna. Una piccola sintesi che dovevo fare per chi si fosse sintonizzato in questo momento. Abbiamo qui con noi il dottor Angelo Bernardis, medico chirurgo specialista in biologia clinica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Dottore, salve e benvenuto. Grazie a voi tutti. Allora, questa sera parleremo appunto di alcuni metodi di autodiagnosi di cui una donna praticamente può fare tesoro al fine di poter praticamente così comprendere il suo stato di salute generale e soprattutto procrastinare nel tempo, siccome si parlava prima con uno psicologo delle paure praticamente e della morte che noi ci terrorizzano sempre, e quindi quando si parla di patologie uno è sempre impaurito e questa paura della morte ci accompagna. Le malattie purtroppo che possono colpire come causa di morte frequente sappiamo che sono le complicanze cardiovascolari che sono immediatamente nella donna, quali l'infarto e l'ictus, che sono praticamente seguite soltanto dal cancro della mammella. Però lasciando tutto e tralasciando tutti i fattori di rischio quali il fumo di sigaretta, le sostanze alcoliche, il forte sovrappeso eccetera, quello che noi vorremmo sottolineare praticamente come fattori predisponenti all'insorgenza praticamente di queste malattie cardiovascolari e tumorali nella donna, abbiamo tre principali fattori che noi possiamo tenere benissimo sotto controllo. Illustriamoli. Uno sono l'HDL, sarebbe il High Density Lipoprotein, il colesterolo buono. Lo ripeto, il colesterolo buono è un parametro molto importante che indica praticamente lo stato di salute generale della donna, e poi capiremo quanto sia importante questo valore. Poi abbiamo il discorso delle irregolarità mestruali, che in una donna praticamente talvolta vengono ampiamente sottovalutate, invece la regolarità mestruale di una donna è importantissima per la sua salute generale e poi capiremo perché. Ovviamente questa regolarità mestruale deve essere calcolata prima dei 45 anni, perché sappiamo tutti ormai che la premenopausa inizia a 45 anni e si conclude a 55 anni. In che senso? Nel senso che a 45 anni praticamente entriamo in una fase in cui si potrebbe entrare in menopausa e sarebbe una menopausa normale. 2 anni prima di 45 anni si parla di menopausa precoce, 2 anni dopo i 55 anni di menopausa tardiva. Il terzo fattore sono le complicanze gravidiche, cioè una donna che praticamente ha avuto gravidanze può capire se in queste gravidanze sono comparse praticamente le complicanze gravidiche. La più importante di tutte è la preeclampsia, che poi può sfociare nel quadro ormai clinico sintomatico, che l'eclampsia sarebbe l'aumento della pressione arteriosa durante soprattutto l'ultimo trimestre della gravidanza, gli ultimi 3 mesi, e poi ci sono le altre 2 complicanze della gravidanza che devono essere sottolineate e che noi chiamiamo complicanze, che sono il diabete gestazionale e praticamente l'obesità gravidica. Bene, ora tornando a questi tre fattori facilmente controllabili per una donna, accessibili a tutti, che sono l'HDL, che noi possiamo scoprire con una semplice analisi, le irregolarità mestruali, e capiremo poi il metodo della temperatura basale come metodo che permette ad una donna di capire praticamente come mezzo di autodiagnosi, e solo lei lo può fare perché deve fare una misurazione della temperatura a livello anale o rettale praticamente la mattina appena si sveglia e segnarla su di un grafico, e in tutti i 28 giorni, così può capire benissimo dall'andamento della temperatura corporea come sta andando il suo ciclo mestruale e quanto sta durando la prima fase, quella di maturazione, in cui l'ovaio lavora, perché il lavoro dell'ovaio è far maturare gli ovuli, arrivare all'uovo maturo che poi fuoriesce praticamente dall'ovaio, da origine al follicolo di von den Graaf, che si trasformerà nel corpo luteo, e l'uovo maturo sarà pronto per essere fecondato entro 48 ore all'interno dell'infundibolo della tromba dallo spermatozoo maschile. Bene, questo
Questa ciclo mestruale praticamente ha due fasi, quindi una fase preovulatoria, quella in cui l'ovaio lavora per costruire l'ovulo, che è il lavoro dell'ovaio è quello di produrre ormoni, attraverso questi ormoni in particolar modo gli estrogeni, l'estradiolo è il più potente ed è chiamata fase follicolinica o estrogenica, e poi dopo l'ovulazione che avviene al 14° giorno in un ciclo mestruale regolare che deve durare 28 giorni, la donna entra nella fase progestinica in cui quel follicolo che ha dato vita a quell'ovulo, e noi ricordiamo che ogni volta in un ciclo mestruale in una donna ci sono circa 500 ovuli di quell'ovaio che vanno ad un processo di maturazione, e come diceva Gianni Morandi, o solo su uno su 400 o 500 ce la fa maturare. Capita ogni tanto di avere due ovuli, certo, due gemelli con ovaie e sacche diverse, come si suol dire, può capitare, però praticamente appunto questa maturazione praticamente perché una donna nel suo ovaio al momento della nascita già ha 1 milione di ovuli che serviranno nei circa 43 anni di vita fertile dalla pubertà alla menopausa, in cui lei praticamente utilizzerà questi ovuli. Ovviamente tutti sappiamo che il tempo ideale per maturare una gravidanza sarebbe entro i 35 anni, perché l'ovaio è anche un ovaio più giovane. Comunque sia, quello che è importante, noi dobbiamo capire con questo metodo della temperatura basale che la donna deve seguire in modo autonomo a casa la mattina appena si sveglia, introducendo un termometro a livello anale, rettale quindi, o a livello vaginale. Questo può dipendere dalla scelta, se una donna è ancora diciamo illibata o se praticamente gli dà fastidio il discorso mestruale e quindi introdurla. Lei comunque con questa misurazione la riporta su un grafico, nei 28 giorni lei può valutare la durata del ciclo, della durata della fase follicolinica, che è quella più preoccupante, perché noi dobbiamo considerare due cose: uno, o si allunga troppo e quindi abbiamo un'attività iperestrogenica che ci porta ad un aumentato rischio praticamente anche del rischio delle patologie tumorali del seno, perché sappiamo che il cancro della mammella è sensibile all'iperattività estrogenica, e poi praticamente vedere la durata invece della fase luteinica, che è una fase invece abbastanza regolare, perché il grande lavoro dell'ovaio è produrre l'ovulo. Una volta che l'ovulo è maturato, fecondato o non fecondato, la durata della fase progestinica sarà tra i 12 e i 17 giorni, ed è una durata sempre media. Se cambia questo range ci vuol dire che ci sono delle problematiche che vanno immediatamente indagate a livello ginecologico, approfondendo con una visita specialistica. Ecco l'importanza di un metodo di autodiagnosi, così anche se si allunga eccessivamente la fase follicolinica può diventare pericoloso, e se addirittura manca l'ovulazione, che al 14° giorno con questo ciclo si vede dall'abbassamento della temperatura corporea, perché mentre il progesterone prodotto dal corpo luteo innalza la temperatura corporea di una donna e quindi fa andare in calore la donna, far venire l'estro, la fase invece gli estrogeni sono gli ormoni che fanno accumulare il grasso. Ecco perché è importante l'HDL. Se noi abbiamo gli estrogeni alti, abbiamo alti anche l'HDL, perché l'estrogeno fa accumulare praticamente il grasso in una donna. In quale grasso? Il grasso buono, sottocutaneo, di glutei, fianchi e cosce. La donna ginoide, la forma a pera, l'obesità a pera di una donna è quella che ci indica una donna praticamente che ha meno rischi metabolici dal punto di vista del grasso di una donna con l'obesità a mela, cioè con l'obesità sulla pancia addominale del grasso metabolico come un uomo. Lo capiamo benissimo, e dopo all'entrata della menopausa la donna tende ad accumulare sulla pancia, e quello è pericoloso. Quindi noi abbiamo questo parametro HDL, irregolarità mestruale. Noi dobbiamo imparare con il metodo di temperatura basale a tenerci sotto controllo. Non deve essere un discorso paranoico, però 2 o 3 volte l'anno, 2 o 3 mesi l'anno, è bene fare questa valutazione di questo ciclo, soprattutto quando si hanno irregolarità mestruali. Addirittura questo metodo veniva utilizzato nel periodo dello Ginecnaus, utilizzato praticamente per cercare qual era il momento migliore per una donna per essere fecondata, e addirittura da questo metodo di temperatura basale possiamo estrapolare un'altra nozione importantissima, che è quella che Barnes ha studiato per anni e che viene chiamato metodo di temperatura basale secondo Barnes,
il quale praticamente cosa faceva? Nei primi 5 giorni del ciclo mestruale, dove c'è praticamente lo sfaldamento dell'endometrio, il sanguinamento, cioè proprio la mestruazione come la vogliamo chiamare, in quei primi 5 giorni, in particolar modo il terzo, il quarto e il quinto giorno del ciclo mestruale, dove l'attività estrogenica è quasi nulla, che abbassa la temperatura corporea, la donna potrebbe in età fertile misurare la sua temperatura corporea a livello ascellare, terzo, quarto e quinto giorno del ciclo mestruale, metodo di Bars, e se la temperatura corporea di quella donna è intorno ai 36,6, 36,7, quella donna ha una tiroide che funziona perfettamente. Smettiamola con cercare il valore del TSH senza considerare questo aspetto importante di autovalutazione e autodiagnosi del terzo, quarto e quinto giorno del ciclo mestruale, in cui la temperatura del corpo di quella donna è dettata soltanto dall'attività ormonale tiroidea. Questo è il concetto. Quella donna che sta ingrassando, quella donna che ha problematiche di freddo d'inverno, caldo d'estate, che ha problematiche nella termoregolazione, ricordando che noi siamo degli animali omeotermi, 650 muscoli che muovono 206 ossa, siamo animali motori, per noi il motore significa calore, termogenesi, e questa termogenesi viene attraverso l'azione disaccoppiante sulla fosforilazione ossidativa a livello mitocondriale da parte degli ormoni tiroidei. Bene, se noi non misuriamo la nostra temperatura corporea, noi non sappiamo cosa sta accadendo nel nostro corpo, in cui il fegato gioca un ruolo fondamentale addirittura nell'attivazione non solo degli estrogeni producendo HDL, ma praticamente anche dell'ormone tiroxina T4 in T3 mediante un enzima chiamato disoiodasi che lo rende dell'ormone attivo 10-15 volte più attivo rispetto al T4, ed è quello che ci regola la nostra funzione ormonale tiroidea. Quella ragazza mangia e non ingrassa, quell'altra mangia e ingrassa rapidamente. Questo può essere legato a una scarsa attività tiroidea dovuta praticamente ad un'azione inibitrice, casomai per una forte attività antagonista funzionale del surrene. Potremmo andare a scoprire praticamente una condizione di stress alla base, una condizione di perdita energetica che porta a un'iperattività dell'attività surrenalica. Quindi ricordiamo, l'HDL è il colesterolo buono, è un parametro che noi dobbiamo tenere in considerazione. Così le irregolarità mestruali dobbiamo combattere, e così dobbiamo fare attenzione alle complicanze gravidiche, che sono fondamentalmente 3: la preeclampsia, cioè l'aumento della pressione arteriosa in gravidanza, l'aumento del peso, l'obesità gravidica e il diabete gestazionale. Se noi nel corso della nostra vita non avremo irregolarità mestruali, abbiamo sempre livelli alti di HDL, ma l'HDL quando lo dobbiamo misurare, questo è l'altro parametro importante, l'HDL non va misurato a caso in una donna. Quando andiamo a fare l'analisi, se noi andiamo a fare l'analisi in momenti in cui abbiamo il massimo dell'attività estrogenica dopo il quinto giorno, in cui c'è l'aumento degli estrogeni per far maturare l'ovaio, sarà aumentata anche l'HDL e troveremo valori con l'aumento dell'HDL di colesterolo e trigliceridi più bassi, perché gli estrogeni fanno accumulare il nostro grasso. Noi, per avere una certezza più matematica reale di quello che è in rapporto all'alimentazione dell'HDL, dovremmo farlo proprio in quei famigerati 5 giorni mestruali, in cui praticamente l'attività estrogenica che ci protegge dagli eccessi di colesterolo, praticamente quell'attività estrogenica potrebbe essere praticamente falsare i valori, e potremmo trovare in una misurazione in quei giorni diversa da quella che noi troveremmo casomai in prossimità del momento dell'ovulazione, dove l'attività estrogenica è al massimo. Quindi è molto importante capire questi parametri, perché la salute delle nostre arterie è legata alla salute, alla quantità di colesterolo e trigliceridi presenti nel nostro sangue, alla dislipidemia, e soprattutto controllare la dislipidemia ci previene l'insorgere del diabete, ci allontana dalle complicanze cardiovascolari legate a malattie metaboliche come dislipidemie, iperlipidemia e diabete, legate a eccessi di colesterolo e trigliceridi e eccessi di glicemia nel sangue. Poi, quando saremo entrati in menopausa e avremo solo il ricordo delle nostre mestruazioni regolari o meno, e avremo praticamente ormai non più la possibilità di avere una gravidanza e controllare come ci comportiamo in gravidanza, cioè una gravidanza non a rischio, senza complicanze, il valore
HDL sarà per noi un parametro fondamentale per controllare. Un'altra attenzione importantissima che la donna deve avere è quando la donna assume anticoncezionali. Una donna che assume anticoncezionali rischia di ridurre non solo l'attività dell'ovaio ma anche la produzione di HDL da parte del fegato. Quando una donna in terapia ormonale sostitutiva o anticoncezionale, come la vogliamo chiamare, estrogeni, deve assolutamente controllare i livelli di HDL. Se scendono sotto 50 o addirittura sotto 30, la donna deve interrompere qualunque terapia ormonale perché è pericolosissimo. Lo stesso che fanno i culturisti quando prendono degli ormoni anabolizzanti, quando il loro HDL, che nell'uomo già basterebbe 40 di HDL per essere considerato normale, lo capiamo già da questa differenza di valori considerata normalità fra uomo e donna, 50 nella donna deve avere per essere normale 40 nell'uomo, quando scende sotto i 30 vuol dire che siamo, e allora se l'uomo ha sotto 30 già è pericoloso, io direi una donna quando il suo valore di HDL scende sotto i 40, attenzione, fermate tutto quello che può disturbare la normale attività ovarica. La normale attività ovarica noi la possiamo disturbare prendendo una pillola anticoncezionale o seguendo una dieta troppo ricca di carboidrati che producono i grassi endogeni che vanno ad inibire, ad impegnare l'attività praticamente dei nostri ormoni. Non c'è essere umano come la donna che è sensibile al tipo di alimentazione che essa segue, quindi è fondamentale. E allora, chiaro ed esaustivo come nella scorsa, stavo per dire puntata, nella scorsa intervista. Abbiamo molte pillole informative da parte del dottor Angelo Bernardis. Io vi consiglio chiaramente a tutte le nostre amiche radioascoltatrici di contattarlo, magari per saperne di più, di avere dei consigli direttamente da lui. Però prima di dare qualche contatto, dottore, una piccola curiosità, una ultima curiosità che esula però da tutto quello di cui abbiamo parlato. Lei, l'ho lasciata per ultimo, è venuto accompagnato qui a Radio by Night Roma da una persona. Sì. Chi è questa persona? È una mia collaboratrice, la signora Simonetta Milan, la quale è la responsabile commerciale delle Bernardis Protein. Allora noi in questo caso la salutiamo perché mi pareva giusto salutare anche lei. Grazie. Che ha deciso di far parte del pubblico. Dovevamo salutarla prima forse perché comunque faceva parte, poteva essere introdotta nel discorso delle Bernardis Protein, ma ne approfittiamo adesso per salutarla. Allora a questo punto è ora di prendere qualche contatto, qualche numero riguardante il dottor Angelo Bernardis. Vi ricordo medico chirurgo specialista in biologia clinica. Il contatto Facebook è Angelo Bernardis, l'indirizzo email è angber57@hotmail.com e infine abbiamo anche l'indirizzo che è via Montesanto 20 a Latina e i numeri di telefono 0773 69 4986 il numero fisso, ripeto 0773 69 4986, oppure il 339 82 58 903, ripeto 339 82 58 903, o anche il 347 6388 662. Ripeto ancora 347 6388 662. Molta cultura, molte informazioni ci siamo fatti quest'oggi con il dottor Angelo Bernardis, che io vado sentitamente a ringraziare. Io ringrazio voi per la disponibilità e di aver ascoltato. Spero di essere stato d'aiuto a voi e a tutti gli ascoltatori in questo momento. Benissimo. Grazie. Noi andiamo avanti. Vi ricordo, amici della notte, di scaricare l'app di Radio per rimanere aggiornati, ma anche di visitare la nostra pagina Facebook, dove troverete tante nostre interviste fatte nelle lunghe notti di Radio. Il programma radiofonico cult della notte romana continua, per cui rimanete ancora un po' con noi.